Claudio, partiamo da te. Di che ti occupi? Velocemente. Io ho sempre vissuto nell'arredamento, quindi anche come attività lavorativa e professionale, come architetto, per quello che ho potuto fare, è sempre stato relativo agli interni. Ehm, diciamo che da quando mi sono laureato, cioè negli anni 78, 77, 69 così, avevamo aperto uno studio di interni a Varese, erano momenti in cui il mondo tirava come Dio comanda. Poi invece, stanco un po' di questa vita provinciale e da tanti altri fattori che sono venuti fuori, da occasioni, opportunità, 40 anni fa ho preso la valigia Farista. e sono partito per il Singapore. Singapore. Da lì ho cominciato un'attività proprio di progettazione di interni con vendita anche di prodotti italiani, di design, eccetera, per cui era un pacchetto completo. Si lavorava con l'Italia, si lavorava col mio negozio di Varese, con l'ufficio che avevamo a Varese, perché allora erano così le corrispondenze. Poi la strada non era giusta, di conseguenza ho lasciato la mia attività di Varese e mi sono completamente messo al servizio della comunità locale, cioè sono diventato quasi singaporiano finché sono diventato proprio singaporiano. Infatti io sono residente ancora oggi a Singapore. Nel 2017, anzi diciamo che nel 2016, con anche l'intervento dell'architetto Bosa Pasquet, che probabilmente tutti sanno chi è in questa occasione, abbiamo fatto una presentazione a Shanghai, un progetto che si chiamava Modo, dove presentavamo studi di famosi architetti italiani, pezzi iconici e eravamo diciamo, stati contattati da una grossa real estate cinese per proporre un progetto che diventasse un arredo di pezzi italiani, eccetera, eccetera. Quel progetto poi non andò in porto perché non c'erano i fondi, ma nella stessa occasione sono stato contattato da un'altra real estate di Shenzhen, cioè ci troviamo vicino a Hong Kong, nel sud della Cina, per partecipare a un progetto enorme perché era un progetto dove erano coinvolti museo, abitazioni, centri commerciali, eccetera. Era enorme, io non avevo neanche l'immagine di cosa tanto grande fosse, ma i signori si erano accorti della mia grande esperienza nel campo degli interni e nella mia conoscenza delle aziende italiane e mi chiesero se ero in grado in 2 anni di allestire questo centro, che era di 20.000 metri, con brand italiani di un certo livello, in un contesto di 1,5 milioni di metri quadri di progetto, dove consisteva in centri commerciali, museo e abitazioni, albergo, eccetera. Io però mi sarei dovuto occupare solo di quella parte dell'Italia che era Claudio, il tuo 20.000 metri. rapporto con Erco e Mandelli? Vabbè, da lì evidentemente c'è una serie di cose che sono nate, di rapporti con tante aziende, il museo soprattutto perché è stata la cosa importante dove io ho spinto la Triennale di Milano a entrare in contatto con loro, quindi abbiamo fatto una serie di network importanti. Nel 2019 questa cosa io l'ho conclusa, felicemente da parte mia, con la partecipazione di grandi aziende tecniche e di conseguenza dal 19 in poi, cioè a oggi, io sono tornato a vivere a Shanghai dove ho lo studio, dove abbiamo una società che fa trading con distributori, con architetti, con design. Chiaramente molta gente sa che sono in Cina, io forse più che in Italia, e di conseguenza questo mi ha portato a entrare più nel mondo del design. Cosa è successo? Che un po' per fattori economici, in quanto di situazione particolare della Cina, con le crisi che ci sono state in questo periodo, che in questi ultimi 2 o 3 anni hanno cambiato moltissimo le tendenze del mercato cinese dal punto di vista degli acquisti e dei compratori,
ci siamo messi di più sul mercato tecnico e quindi sempre stando con i brand italiani abbiamo cercato il prodotto tecnico. Di conseguenza l'occasione è arrivata anche di conoscere Erco Mandelli, abbiamo presentato già le due società a diversi imprenditori cinesi, uno di quali tra l'altro è un grosso rivenditore di sistemi di arredo, di sistemi di infissi. Per quanto riguarda le maniglie, Mandelli invece lo spazio è più ampio, perché è a 360 gradi, quindi conoscendo un po' il prodotto e avendo capito che Mandelli si colloca in una fascia alta di mercato, quindi ci piace perché possiamo andare a raccontare queste cose ad architetti, agli esperti del mestiere. Dato che io sono architetto, comunque commerciale, la lingua è abbastanza comune, quindi c'è un innamoramento immediato alla persona, al prodotto, perché racconti un po' chi sei, cosa hai fatto. La storia è importante. Claudio, dobbiamo chiudere. Mi dici una parola chiave per te in questi ultimi anni, visto che, se ho capito bene, dal 2019 è cambiato un po' ancora, no? Il tuo modo di essere là e di lavorare, di essere anche qui fisicamente. C'è una parola chiave, una keyword che ti contraddistingue? Legend. Legend. Non c'è bisogno di spiegarla, direi. Ormai è una design legend per me, quindi è una legacy. Quindi io ho appena fatto abbiamo ricominciato un progetto nuovo in Cina, dove probabilmente nel corso del tempo coinvolgeremo anche, ne ho già parlato a Mandelli, un progetto che lega l'arredo alla real estate, cioè nel senso portiamo il cliente non solo ad acquistare i prodotti eccetera, ma anche a comprarsi la villa in Italia, cioè spostiamo dalla Cina li portiamo qua e quindi coinvolgiamo le aziende. Il progetto si chiama La Vera Italia e quindi è una cosa nuova, cioè diciamo che siccome siamo tutti giovani dobbiamo sempre lanciarci un nuovo forno. Grazie. Buona giornata.